Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo un monopattino molto interessante per tre motivi. Il primo, il peso, perché pesa solamente 14 kg e qualcosa. Vabbè, di questi pesi ormai se ne trovano tanti. Ha un motore da 350 watt e anche di questo ce ne sono tanti, però questo monopattino è alimentato da una batteria 36 volt 10,4 ampere-ora. E la cosa molto interessante è il prezzo, circa 299 con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video. Arriva in circa una settimana finché non finiscono le scorte nei magazzini europei, perché ci sono dei problemi di rifornimento in tutto il mondo purtroppo, come sapete, e quindi probabilmente dopo 2 giorni da questo video sarà fuori stock. E un'altra cosa molto interessante di questo monopattino, differente da tutti quelli che trovate nel mercato, diciamo con lo stesso prezzo o simile, ecco, arriva a 30 km all'ora di velocità, riesce a mantenerla benissimo con la batteria, oltre all'autonomia interessante che lo caratterizza, che sono circa 30 km, anzi sono minimo 30 km col mio peso, ma può arrivare anche a 40 km se andate piano. Proviamo un'altra volta l'accelerazione, 22 km all'ora, arriva a 22 km all'ora molto in fretta, però poi dopo finché arriva a 30 km all'ora ci mette un bel po'. Però comunque riesce a mantenere 30 km all'ora, guida molto stabile direi, sì. Manubrio un po' basso. Il Lautier N10 per quello che costa sicuramente è un buon affare, però ci sono alcune cose da sapere prima di prenderlo. Come potete notare, esattamente come la maggior parte dei monopattini della sua categoria, hanno un motore a trazione anteriore, quindi non abbiamo nessun disco per la frenata davanti, ma utilizza solamente il freno motore davanti, e dietro abbiamo il freno a disco. Tutti e due i freni sono gestiti da un'unica leva del freno che quando si inizia a premere dovrebbe entrare in azione il freno motore, e poi quando si insiste, ecco, entra in azione il freno a disco posteriore. Solo che in questo monopattino in particolare il freno a motore è molto debole, più debole sicuramente di tutti i monopattini che ho provato. Certamente sarebbe stato meglio che sia forte, però comunque la frenata non è compromessa, probabilmente a causa della super stabilità di questo monopattino. Adesso proviamo il freno motore qua in discesa. Sto frenando a freno motore, ma come potete notare non rallenta per niente finché non premo. Ok, però frena abbastanza bene, strano. Secondo me la lunghezza e la larghezza della pedana è ottima e contribuisce alla stabilità del monopattino, oltre alla geometria del monopattino, che irrigidisce anche l'attacco dello sterzo, è particolare, che mi piace moltissimo. Il tutto contribuisce alla stabilità. La pedana non è in silicone come potrebbe sembrare dal suo aspetto, in realtà è in plastica, e sicuramente se utilizzate delle scarpe che hanno una suola rigida potrebbe essere scivoloso. Per quanto riguarda la stabilità su strada, su rettilineo e anche in curva, sicuramente meglio dello Xiaomi. Mi sento sicuramente più sicuro, riesco anche a lasciare una mano, non so perché questo, la geometria, sicuramente la geometria del monopattino. Proviamo la solita salita, sta salendo a 17, 16, 16, 15 qua in curva, non ce la fa, mi sa che qua, ok, 15 le mantiene, 14 sta soffrendo di brutto, ok, sento la batteria che si sta suicidando, 13, 12, 11, ok, 11, malapena, va bene. Il Lautier N10 arriva con un caricabatterie da 42 volt 2 ampere che riesce a ricaricare la batteria completamente da zero in circa
5 ore e mezzo e ha un attacco europeo e il connettore di ricarica DC 5.5 2.1. L'apertura e chiusura del monopattino doveva essere rapida, ma come potete notare non è una delle più rapide, questo a causa del meccanismo, perché bisogna togliere la sicura. In teoria una volta tolta la sicura dovrebbe salire questo perno, solo che se l'avete stretto tanto come faccio io per sicurezza dovete smollarlo un pochino. A questo punto tirate su questo perno e chiudete da questa parte, che si blocca sempre con lo stesso meccanismo. A questo punto potete sollevare il monopattino, ma come potete notare comunque un po' di movimento ce l'ha e non è proprio equilibrato quando lo trasportate. Lo stesso vale per il manubrio, che non è pieghevole, e questo ovviamente limita la trasportabilità in alcuni bagagliai. Nella scatola abbiamo il manuale di istruzioni solamente in lingua inglese, purtroppo la lingua inglese anche Chinglish, quindi un po' così, però si capisce comunque quello che vogliono dire. Con il monopattino arriva un kit di attrezzatura per montare la parte superiore del manubrio, che arriva smontata, e una prolunga per gonfiare eventualmente le gomme se non avete una pompa adeguata, che in realtà non mi è servita perché la pompa elettrica che consiglio di solito è adeguata a qualsiasi tipo di monopattino o bicicletta elettrica, della quale vi lascio il link nella descrizione del video. Le ruote sono da 8,5 pollici, esattamente come quelle dello Xiaomi, quindi si trovano pezzi di ricambio anche molto facilmente, e anche le gomme sono identiche, quindi con camera d'aria. Il monopattino arriva con un telecomando e un altro di scorta, con due tasti, il tasto B per accendere il monopattino e il tasto A per spegnerlo. Una volta spento non si può più accendere tranne con il telecomando. Non ha nessun antifurto, però questo funge da antifurto, perché se qualcuno lo dovesse rubare non potrà utilizzarlo tranne con il telecomando. Però una volta acceso possiamo comunque spegnerlo con la mano con il tasto touch, che ha un solo tasto, che è questo, è un tasto multifunzione. Se lo teniamo premuto spegne il monopattino, però come potete notare non è tanto sensibile purtroppo questo schermo, quindi adesso metto il mio pollice sopra e si spegne. Per riaccenderlo, se non abbiamo utilizzato il telecomando, basta ripremere un'altra volta con il pollice lo schermo e si riaccende. Per quanto riguarda il passaggio da un limite di velocità all'altra, basta tenere premuto per un secondo il bottone on off e vedete che passiamo dalla modalità 1 che sono 6 km all'ora. Adesso si è spento perché la sua sensibilità è un po' strana, non è capacitivo ma resistivo. Il primo limite è di 6 km all'ora, quindi possiamo utilizzarlo nelle zone pedonali. Il secondo limite è 20 km all'ora e li fa benissimo, li mantiene anche con qualsiasi peso, e il terzo limite invece è 30 km all'ora e mantiene il 30 km all'ora egregiamente. Ecco, riesce a mantenere tranquillamente 30 km all'ora, ci arriva lentamente ma comunque riesce a mantenerli, anche se la batteria adesso è un bel po' stressata a causa della solita salita e anche perché un po' di tempo che ci sto girando, e questo mi piace tantissimo, anche come mantiene la strada. E anche se frena poco con il freno motore, comunque il freno è molto responsivo, cioè scivola un pochino, però il monopattino comunque non ha comportamenti strani e questo mi piace. Se invece premiamo 2 volte il tasto on off, si accendono e si spengono le luci, e abbiamo una luce LED anteriore non tanto potente e una luce LED posteriore che lampeggia se premiamo la leva del freno, e una striscia LED blu davanti che rimane sempre lampeggiante durante tutto il periodo di funzionamento del monopattino. Sul lato destro del manubrio abbiamo l'acceleratore, e l'acceleratore vedete che non funziona perché non ha abilitato lo zero start. Dovete dare una spinta al monopattino per poter accelerare con il motore, e non è possibile cambiare questa impostazione, avere lo zero start. Lo stesso non abbiamo neanche un cruise control. Sul lato sinistro del manubrio, integrato nella leva del freno, abbiamo un campanello meccanico che è uno dei migliori secondo me, sia come volume del suono ma anche meccanismo. Per quanto riguarda il carico massimo supportato è di 120 kg e il telaio li supporta tranquillamente, solo che se pesate 120 kg non è sicuramente il monopattino che
consiglierei per voi. E per quanto riguarda l'impermeabilità, come al solito tutti i monopattini e biciclette elettriche sono impermeabili IP54, quindi si possono utilizzare durante una leggera pioggia, non si possono né immergere e neanche lasciare sotto la pioggia. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo monopattino molto interessante dal punto di vista del prezzo nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.